Quello però che è molto importante dire è che benché l'incidenza del tumore al colon, grazie alle campagne di screening, stia diminuendo negli over 50, perché si fanno i programmi di screening e tra l'altro lo faremo anche in Ticino a breve, quindi lo stiamo promuovendo proprio a livello cantonale. Quello che però esce dalle campagne di screening è proprio la popolazione che dici tu, la tua, tra i 40 e i 50 anni, perché secondo le linee guida ancora non c'è un'indicazione a fare la colonoscopia. In questa fascia di età però stiamo riscontrando un aumento di incidenza di tumori del colon, quindi rispetto agli anni scorsi sicuramente merita una grossa attenzione da parte dei clinici. E quello che io consiglio, chiaramente al di fuori delle linee guida, ma c'è abbastanza consenso anche con i colleghi gastroenterologi, è che intorno ai 45 anni una coloscopia comunque non è sprecata, con l'ottica non di trovare il tumore, almeno questo è l'obiettivo, ma di trovare dei polipi che nel percorso possano diventarlo, possano diventare tumore. Quindi una coloscopia a 40-45 anni sicuramente non è diciamo un esame sprecato, anche laddove magari non ci sia una chiara familiarità, perché esperienza di tutti oncologi, noi poi abbiamo un'unità proprio orientata solo ai tumori gastrointestinali, l'impressione è proprio che in questa fascia di età stiano aumentando i casi, perché sono i pazienti che escono comunque anche diciamo, dal target della campagna di screening. Il motivo per cui si stia assistendo a un aumento di incidenza di tumori del colon retto in pazienti tra i 40 e i 50 anni è ancora oggetto di studio, cioè una domanda che tutti noi ci stiamo ponendo. Sicuramente i fattori di rischio sono le abitudini alimentari, il tumore del colon e il tumore del benessere. In Africa non c'è il tumore del colon legato comunque all'alimentazione. Io penso, ma questa lo dico, ma è una teoria comunque molto personale, quindi non è scientificamente diciamo dimostrata, però io penso che anche il nostro stile di vita sia altamente stressante e tutto quello che è stress per la mente, per il corpo, per l'organismo vuol dire riduzione delle difese immunitarie. Il nostro sistema immunitario ha un ruolo molto importante nel difenderci dal tumore, cioè noi ogni giorno produciamo delle cellule potenzialmente tumorali, ma il nostro sistema immunitario le identifica e le elimina. Per cui tutte quelle situazioni di stress, di affaticamento, di irregolarità, non mangio a mezzogiorno, forse mangio questa sera, mi faccio solo l'aperitivo, sono super stressato, ho dormito 3 ore stanotte, ho degli incontri di lavoro. Ecco, noi siamo sottoposti, sicuramente per la vita moderna, a degli stress che 20 anni fa, 30 anni fa non avevano le persone. Quindi anche questo secondo me merita una grande attenzione. Lo stile di vita, il proteggere noi stessi anche da quelle che sono le aggressioni, tra virgolette, chiaramente esterne, che possono abbassare la sorveglianza del nostro sistema immunitario contro uno sviluppo tumorale. Dunque, questo magari risponde già a una domanda che volevo farti, cioè cosa si può fare per prevenire il tumore al colon? Mi dici uno stile di vita più sano, meno stressante, un'alimentazione migliore? A dirlo siamo bravissimi tutti, anche perché non vi potrei dire altro, poi metterlo in pratica è sempre molto difficile, io stessa mi rendo conto che non sempre lo metto in pratica. Queste sono le basi. L'attività fisica che non deve essere la maratona, ma la mezz'ora di attività possibilmente aerobica tutti i giorni, ma può essere anche solo la camminata per andare al lavoro a piedi. Questo ha delle basi scientifiche, perché si sa che l'attività fisica abbassa il livello proprio di produzione di fattori di crescita, cioè di sostanze endogene, che quindi produciamo noi, che sono delle specie di ormoni che nutrono il tumore. Quindi noi abbiamo anche dei protocolli di studio che vanno a stimolare proprio i pazienti nel fare attività fisica, perché l'idea è che proprio l'attività fisica aiuti non solo a tollerare meglio anche le cure oncologiche,
ma anche veramente contro il tumore. Anche queste sono delle teorie che hanno un razionale biologico e scientifico, le stiamo studiando nei protocolli di studio, però di ricerca, però comunque chiaramente l'attività fisica anche ha un ruolo rilevante nel complesso del mantenere uno stile di vita sano. Il paziente che mi chiede ma mi posso mangiare la fetta di salame una volta alla settimana, ma mangiala, oppure bere il mezzo bicchiere di vino coi pasti, ma certo, assolutamente. Non mi va bene se tutte le sere ti mangi pane e salame. Ecco, lì è un test da carico dove il nostro povero intestino, che è un po' il nostro, diciamo, è l'organo che è esposto all'esterno, cioè noi mangiamo e poi va tutto direttamente lì, e quindi vedersi il salame tutte le sere o i 500 grammi di bistecca, che era quella poi nello studio americano, dove c'è stata poi una fase in cui la carne è stata assolutamente demonizzata, perché dai dati americani sembrava che fosse, e lo è, correlata con il rischio di tumore all'intestino. Però ok, però le bistecche americane le abbiamo tutte viste, spessore così, grandezza così, che un europeo difficilmente mangia tutti i giorni. Infatti, proprio nella chat si stanno scatenando un po' le domande. C'è Ida che chiede: è vero che un alto consumo di carne rossa può portare ad un tumore del colon? Sì, questi sì, sappiamo che ci sono degli oncogeni e la carne può stimolare proprio il processo neoplastico, ma la carne rossa va assunta regolarmente nell'alimentazione. Quindi se mi dite sì alla bistecca, come detto prima, alta così e grossa così tutte le sere, vi dico no, forse è meglio di no. Se diciamo ci facciamo il nostro filetto 2 o 3 volte alla settimana, ma va benissimo, ecco, questo non è questo che ci farà venire il tumore all'intestino, sicuramente. E questo, cioè ci sono delle correnti anche mediche che la pensano un po' diversamente, perché leggendo qua e là, insomma, documentandosi, cioè ci sono anche alcuni anche medici che sono un po' più fondamentalisti, sì, se possiamo definirli così, e quindi non so, ti dicono mangi la carne, oddio, mangi la carne, cosa stai facendo? Per sempre. Sì, cioè, c'è una parte della medicina, sì, però c'è una parte della medicina e ci sono degli studi che possono sostenere un fondamentalismo riguardo al consumo di carne. Gli studi documentano comunque una dose dipendenza rispetto al consumo di carne. Okay. Quindi l'utilizzo saltuario non è un fattore di rischio. Quello che invece rappresenta un fattore di rischio è il consumo cronico, quindi l'abuso, la continua introduzione, la continua esposizione alle sostanze. Come anche i dolci. Altra categoria super demonizzata sono i dolci, perché il concetto è... No, non mi dica troppo sui dolci, per favore, perché sennò chiudo quella diretta. No, basta. No, ma il concetto è che i dolci nutrono il tumore, questo è lo slogan. Allora, anche qui è chiaro che con moderazione, cioè se io tutti i giorni a cena ho l'abitudine di finire la mia cena col dolcetto, ecco, anche qui è la dose di carico. Comunque se mi faccio una fetta di torta alla crema tutte le sere può essere nocivo per il nostro organismo. Se invece c'è il compleanno della nipote e vogliamo farci la fetta di torta, ma va benissimo, insomma, ci mancherebbe. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, guardatevi un po' dei miei video se ne avete voglia e condividete questo e altri video così da aumentare la consapevolezza su questa malattia. Dunque, per ora è tutto e ci vediamo presto. Vi saluto con un solito rock and roll.